Buongiorno amici di Click in Tour, oggi è mercoledì 28 settembre, ci siamo messi in macchina da circa 10 minuti e stiamo raggiungendo la prima tappa della nostra giornata, che è la cascata Godafoss. Successivamente arriveremo a Husavik e continueremo poi il giro del lago Mivat per poi rientrare. Fortunatamente anche il meteo è dalla nostra perché c'è il sole, seppur ci siano un po' di nuvole, però si sta aprendo bene il cielo, quindi speriamo in bene, dai. Siamo arrivati a Godafoss. La storia della cascata è che nell'anno 1000, quando si radunò il Parlamento per decidere di che religione fosse la nazione, l'oratore delle leggi si prese 24 ore per decidere, dopodiché decise che l'Islanda doveva essere cristiana. Allora, tornando a casa e passando davanti alla cascata, prese tutte le statue pagane delle divinità nordiche e le buttò all'interno della cascata. Da qui il nome Cascata degli Dei. Qui vediamo l'oratore delle leggi che butta appunto le statue all'interno della cascata, e qua c'è scritto inoltre che la cascata è alta 12 metri. Allora, stiamo facendo gli ultimi passi per raggiungere questa cascata ed eccola qui in tutto il suo splendore. Noi abbiamo lasciato la macchina nel parcheggio lato ovest e adesso tramite questo ponte pedonale passiamo dal lato est della cascata. Tramite questa scala siamo scesi sulla riva della cascata e adesso proviamo a raggiungerla. C'è un percorso un po' in mezzo ai sassi, però è percorribile. Questo è il punto in cui il fiume crea la cascata di Godafoss.
Dopo aver visto la cascata di Godafoss ci stiamo dirigendo verso il paese di Húsavík, che è famoso soprattutto per l'avvistamento delle balene. Noi in programma abbiamo solo la visita al paese e non abbiamo prenotato nessun tour per l'avvistamento delle balene, anche se comunque sarebbe stata una bellissima esperienza. Ed eccoci arrivati ad Húsavík, questo paesino ci accoglie con un bellissimo sole. Adesso raggiungiamo il centro paese e andremo a visitarlo. Da qui possiamo ammirare il golfo di Húsavík. Abbiamo trovato questo bellissimo punto panoramico. Questo è praticamente il porto di Húsavík. Il paesino di Húsavík è famoso soprattutto per i whale watching, infatti da qua partono un sacco di tour guidati con i gommoni per l'avvistamento delle balene. Questo invece è il Museo delle Balene. Dal centro paese, tramite una piccola scala, scendiamo verso il porto. Da qui, dopo aver acquistato il biglietto, partono le varie imbarcazioni verso le spedizioni alla vista delle balene. Vengono effettuate o tramite questi gommoni oppure delle imbarcazioni molto più grandi, come si può vedere sullo sfondo. E vengono fornite tute e salvagenti. Questa è la caratteristica chiesa di Húsavík. Questa zona geotermale offre questa bellezza, guardate, una piscina tutta fumante con vista sull'oceano. Mamma mia che spettacolo, a saperlo prima un costumino me lo portavo. Quella che vediamo davanti a noi è l'isola di Flatey, chiamata Isola Piatta, ed è famosa per la varietà di uccelli al suo interno. Allora, siamo qui appostati a vedere se riusciamo a vedere le balene. Praticamente siamo qua sul promontorio di Húsavík e vediamo là in mezzo al mare le barche. Vediamo se siamo fortunati. Adesso sono fermate tutte e due. Eh sì, certo. Sì, ah, sì! Sì, lì! L'hai vista? Sì, un puntino nero tra le due. Sì! Cos'è che era? È la coda! Ah, era quella? Eh sì, Eccola!
Allora, stiamo lasciando il paese di Husavik. Ci siamo fermati un attimino sul promontorio dove avevamo fatto il video al nostro arrivo e cavolo, siamo riusciti a beccare anche delle, cioè penso una o due balene. Le abbiamo viste, abbiamo visto in lontananza le navi che erano partite dal porto per fare l'escursione. Abbiamo detto proviamo a stare qua un attimino a vedere se vediamo qualcosa, e tu pensa, la fortuna ce l'ha guardato in faccia anche su sta cosa. Felicissimi perché prima volta mi capita di vedere una balena, ovviamente da lontanissima, però con lo zoom della videocamera siamo riusciti un po' a vedere. Adesso abbiamo preso la strada e stiamo dirigendo verso Grottaja, dovrebbe pronunciarsi così. È una grotta vicino al lago Mivat, lì in zona, e poi dopo staremo lì nel limitrofo a vedere il cratere e appunto il lago, e poi dopo faremo ritorno. Noi adesso abbiamo un'orettina quasi di viaggio e ci sentiamo dopo. Ciao! Questo davanti a noi è praticamente il lago Mivat e là in fondo si intravede il cratere del vulcano che andremo a visitare dopo. Abbiamo trovato questo bellissimo punto panoramico sulla strada e questa mappa che ci fa vedere dove siamo. Allora, noi ora siamo qua e stiamo proseguendo per Grottija, che ci manca poco per arrivare. Successivamente proseguiremo per il cratere del vulcano e faremo tutto il giro del lago e arriveremo qua e poi rientreremo da questa strada. Domani invece faremo il giro da qua e proseguiremo verso est. Siamo arrivati a Grottaja. All'interno di questa grotta c'è dell'acqua a una temperatura di 43-46 gradi. Questo è l'ingresso, andiamo a vedere com'è dentro. È assolutamente vietato fare il bagno. Allora, entriamo dentro nella grotta. Qua già iniziamo a vedere dell'acqua azzurra bellissima. Un profumino di zolfo presente. Ah, vediamo anche l'acqua che fuma praticamente, guardate che roba, che caldo, si sente proprio il calore, bellissimo. Sto illuminando con una torcia perché altrimenti sarebbe tutta buia. Guardate che bella, che caldo che fa, guardate il fumo come si vede, e l'acqua è blu, bellissima. Qui siamo entrati dall'altro ingresso e c'è una diversa prospettiva. Al di fuori della grotta invece parte questo sentiero che serve per raggiungere la parte superiore, e adesso andiamo a vedere cosa c'è qui sopra. Qui troviamo praticamente una frattura nella parete rocciosa che praticamente è al di sopra della grotta, è anche bella profonda, guardate che spettacolo. Dopo la grotta di Grottaja stiamo raggiungendo ora il cratere del vulcano che è qui davanti a noi. Il vulcano è alto circa 450 metri e ha un diametro di più di 1000 metri, larghissimo. Adesso noi siamo qua e faremo la salita arrivando fino a qua. E adesso iniziamo appunto la bella scampinata.
Allora, la salita parte abbastanza semplice. Dopo un centinaio di metri inizia a aumentare la pendenza. A metà salita la fatica inizia a farsi sentire, anche perché la pendenza è praticamente dura e costante. Si sente quanto tira sta salita. Federica inizia a rimanere un po' più indietro, però piano piano arriva anche lei. Pochi metri alla vetta. Nel frattempo ci hanno detto che se facciamo i bravi ci regalano la luce del sole che tra un po' uscirà da quelle nuvole. E ci siamo, non vedo l'ora di vedere questa bellezza. Qui sulla cresta del cratere c'è tutto questo sentiero che fa proprio il giro completo del cratere e si arriva qua di nuovo. Ed ecco che, come ci avevano promesso, il sole è arrivato. Guardate che roba adesso con il sole, che inizia il cratere a illuminarsi. Con questo bellissimo sole che è uscito adesso lasciamo anche questo cratere. Mi ha veramente colpito. Abbiamo iniziato la discesa e devo dire che è tutt'altra cosa, si va giù proprio velocemente, anche se quasi quasi il rischio di andare giù a rotoloni è anche facile. Bisogna stare un po' attenti perché è fatto proprio di sabbia e quindi il rischio di scivolare è proprio alto, però si va benissimo. Siamo scesi dal cratere, arriva anche Federica. Allora, com'è andata? Bene, bellissimo. La salita è un po' difficile, però poi quando si arriva ne vale assolutamente la pena. Bene, dai, da rifare? Assolutamente sì, non capita tutti i giorni di vedere un cratere di vulcano. Molto bene, dai. Adesso dove andiamo? Adesso andiamo alla macchina e ci rimettiamo in moto per la prossima tappa del nostro tour. Dopo la visita al vulcano siamo arrivati in quest'area dove ci sono degli pseudocrateri. Noi siamo qui, ci sono diversi sentieri che passano attraverso appunto a questi pseudocrateri. Adesso andiamo a vedere un po' com'è. Iniziamo la camminata prendendo questo bel sentierino. Il posto praticamente è una favola, poi con i colori del tramonto rende ancora tutto più magico. Bellissimi. Abbiamo lasciato la zona del lago e siamo arrivati ad Akureyri dove abbiamo il nostro alloggio. Che dire, anche oggi è stata una giornata spettacolare, abbiamo visto delle cose veramente belle che valgono assolutamente la pena. Domani continueremo il viaggio verso est, visiteremo il vulcano Krafla e le cascate di Dettifoss e Selfoss e proseguiremo poi fino a raggiungere El Gilsadir dove avremo il nostro prossimo alloggio. Quindi continuate a seguirci per continuare a seguire il nostro viaggio e iscrivetevi ai nostri canali
attivate la campanella su YouTube e mettete mi piace. A domani! Ciao!